Bentornati qui sul canale con il primo episodio di questa nuova rubrica incentrato su di me. La scorsa volta eravamo con G, con i suoi acquisti, con i suoi recuperi. Oggi è il mio turno. Intanto saluta G. Ciao a tutti. Perché c'è anche lei, ovviamente. Sì, sono presente sempre. Che commenterà. Allora, la prima cosa che vi facciamo vedere è una serie che apprezzo tanto e che volevo recuperare perché ho giocato solamente al quinto e a Resistance. Quindi, insomma, come dire, volevo recuperare anche quelli un pochino più vecchiotti e giocarli magari un giorno. Si vedrà. Tra l'altro, vi ricordo, nei giochi che vedrete tra il mio e il suo video, se volete qualche serie, mi raccomando, fatecelo sapere che provvederemo. Allora, eccoci qua. Sniper Elite, il primo Sniper Elite, questo è per Nintendo Wii, visto che abbiamo la console, ho detto vabbè, era dentro un lotto, perché non prenderlo, veramente fighissimo. Vorrei giocarlo perché secondo me su Wii la cosa del cecchinaggio non lo so come potrebbe essere, magari è qualcosa di diverso, ma si può provare. Quindi la curiosità è tanta, se volete vederlo magari fatecelo sapere. E niente, a proposito di questa serie, andiamo a questo punto Col secondo. Non propriamente il secondo, il V2, che sarebbe, se non sbaglio, il V2 sarebbe uno spin-off. Oddio, non mi ricordo però, perché allora, questo di che anno è? È del 2012. Potrebbe essere in effetti, poi farò delle ricerche, però il V2, se non ricordo, dovrebbe essere una serie alternativa. Poi ci guarderò, nel caso correggetemi, se ha ragione lei o ragione io, perché ora non mi ricordo. Non lo so, io non conosco la serie, non l'ho mai giocata, quindi ho detto secondo perché ho visto V2. Sì, in effetti l'idea è quella, perché magari sai, però in effetti questo è del 2009, quindi secondo me il 2 si chiama proprio così. Ma allora perché chiamarlo V2? Poi il 3 si chiama Sniper Elite 3, non c'è nessun V, anche il 4. Faremo delle ricerche. Oppure ragazzi, ci fate sapere voi, facciamo prima. Un'altra serie che mi piace tantissimo è Grid. Sono giochi veramente belli della vecchia ormai Codemasters, perché sappiamo che Codemasters ormai è parte di Electronic Arts e come ogni cosa che fa parte di Electronic Arts diventa come dire, insomma, lasciamo stare, non commentiamo perché però tra l'altro sto giocando, vabbè, vi farò vedere, non posso dire niente, però questo Grid, ragazzi, un giorno lo rigiocherò secondo me, perché ogni tanto un po' di nostalgia non fa male. Quindi lasciamolo qua. Ecco raga, questo fa parte di un lotto recuperato recentemente, se non ricordo male. Sì. E visto che mi mancava, perché ho quasi tutti i code tranne i primi tre, se non ricordo male, però il resto ce li ho tutti, oppure quello per Vita, però purtroppo è in versione digitale. È una cosa odiosa questa. Già avevano cominciato ai tempi? Sì, perché con la PS Vita ti davano il voucher da riscattare, già nel 2014, una roba del genere, insomma. Quindi ho detto, vabbè, in italiano, manuale, perché non tenerlo? Tra l'altro ai tempi l'ho anche giocato, mi sa, quindi vabbè ragazzi, un Call of Duty come gli altri, hanno tutti delle belle trame, bene o male, quindi non ci si può lamentare. Questo, tra l'altro, ho spostato tutto, ma va bene lo stesso, ragazzi, tanto avete visto. Questo qui è un titolo di 007 GoldenEye, che tra l'altro è molto molto famoso, nel senso che fu molto acclamato. L'ho trovato per Wii dentro a un lotto e ho detto, sai che c'è? Tra l'altro pure completo. Esatto, se non lo trovo per PS3 io me lo tengo, perché di base questi giochi preferisco giocarli su PS3 o PS2 o PS4. Diciamo che con la Wii non ci ho mai avuto un gran passato, quindi non lo so, però magari si può provare. Tra l'altro
c'è anche un gioco di 007 in sviluppo che dovrebbe uscire tra poco, non tra tanto. Che cosa ricorda un po' quel gioco lì? Diciamoci la verità, il nuovo 007 che cosa ricorda? Io non mi ricordo più il trailer. Dai, l'abbiamo pur detto, Uncharted. Ah, è quello, è vero! Che ricordava un sacco Sì, Uncharted. sì, è vero. Madonna. Infatti, vi dico la verità, c'è un po' di hype, non tanto perché a me la saga di 007 di film non mi è mai particolarmente interessata, però i giochi in passato li ho giocati quasi tutti, quelli più recenti, quelli su PS3, e mi sono piaciuti, quindi vediamo, insomma. Questo vabbè l'ho tenuto perché sono un grande appassionato di Ferrari, di corse, di macchine, quindi insomma ho detto perché non tenermi il gioco sulla Ferrari, cioè scusatemi per la Wii, ho detto teniamocelo, tra l'altro in italiano completo, pure questo faceva parte del famoso lotto, come se si è capito i giochi della Wii, tipo Ferrari, diciamo che GoldenEye. comunque se li avessi dovuti comprare singolarmente l'avresti preso per PlayStation o comunque Xbox. Sì. Siccome hai preso un lotto hai preferito tenere questi perché anziché spendere altri soldi. Esattamente. Poi se un giorno magari prenderò un altro lotto, troverò per PS3, questo magari lo vendo. Esattamente, sì, per molto carità. più comodo. Questo non abbiamo la console. Purtroppo non ancora, come ho già Ma- detto nello scorso video, molto presto compreremo il 3DS, quindi poi possiamo anche giocare quelli per le console precedenti. Esatto, per il DS E il 2DS, e il 2DS. Quindi, beh, che dire, Rayman. È un classico, dai. È un classico. Io sono un grande fan dei giochi che ho giocato, tipo Rayman Legends, Rayman Origins, quelli più vecchi no, perché ai tempi non giocavo a questa tipologia di giochi, ero piccolo, quindi. Però questo Rayman per DS Potrebbe essere fa interessante. la sua figura. Fateci sapere se l'avete giocato perché mi interessa molto. Questo è il recupero. Deus Ex Human Revolution. Qui c'è una storia dietro in realtà, perché avevo l'Augmented Edition, però mi faceva cagare, vi dico la sincera. Hai solo il cartonato. E avevo solo il cartonato, era tipo sproporzionata, brutta, in collezione mi faceva proprio non la potevo guardare. Ho detto sai che c'è, vendo l'Augmented che manco era completa e con quei soldi mi compro la standard e ci ricavo anche, e sinceramente preferisco averla standard che almeno sta in collezione, perché se la standard, cioè se l'Augmented era completa me la tenevo, ma essendo non completa ho detto no. Tra l'altro devo ancora giocarlo per bene, ho giocato le prime ore tanti anni fa, mi era anche iniziato a piacere, però tanti anni fa i giochi li abbandonavo dopo poco, quindi dovrei recuperare, anche perché ho pure la Collectors di Mankind Divide, oddio non mi ricordo, vabbè, comunque secondo capitolo su PS4. Adesso ti passo una cosa bellissima che è piaciuta anche a me quando l'ho vista la prima volta. Questo parli tu. No, parla Sì, tu. sì, parli tu. No, parli tu. Poi al contrario, tra l'altro. Vabbè, comunque, questa narra la sua storia, ti prego. Allora, noi pensavamo che questo fosse un gioco sulla Formula 1. Avviandolo pensavamo che fosse il gioco, invece abbiamo scoperto che è un'intera stagione, meravigliosa tra l'altro, interattiva, cioè ti danno modo di passare ad esempio dalla visione di una macchina in prima persona, addirittura ti puoi spostare nei box, cioè è una cosa assurda, puoi vedere la qualsiasi. Infatti io ne rimasi stupito. È una cosa super interessante. È che fu un qualcosa. Ho preso questo lotto PS2 con il prossimo gioco che vedrete. Cioè, dentro la custodia di PS2, perché la custodia era di PS2, io pensavo ci fosse il gioco di PS2, insomma, e invece ci ho trovato questo disco. È stato assurdo. Signora gentilissima che mi ha fatto il reso di quello che non andava, di quello che mancava, perché c'erano altri giochi ma purtroppo non andavano. A parte questo è un altro che vi farò vedere, che è una piccola perla, una piccola chicca, che è Broken Sword, il sonno del drago. Io la saga di Broken Sword purtroppo non l'ho mai approfondita più di tanto, però mi piacerebbe assai, perché insomma è una saga storica, tra l'altro completo, perfetto, beh che dire, non ci possiamo lamentare. Giocai all'epoca quello PS Vita che
forse era un remake tipo, non mi ricordo, che mi piacque tantissimo e all'epoca ho pure detto che era il peggiore. Ho detto bene, quindi figurati gli altri quanto possono piacermi. Comunque Broken Sword ha fatto la storia del gaming per le avventure grafiche, questo sicuramente, infatti me lo sono tenuto anche perché vale un pochettino. Pensate che quell'otto lo pagai tipo 4 euro, Una cosa 5 euro, poi ma pure rimborsato pagai tipo 3 euro. No, ma anche di meno in realtà, tipo 2,50 euro. Sì, mi ha rimborsato, ho pagato pochissimo per 4 giochi, andava solo questo e quell'altro, ce li siamo comunque entrambi tenuti perché la Formula 1 siamo entrambi. appassionati, tutta la stagione con i box e tutto, e che cavolo. Veramente bello. Broken Sword non me la sentivo di venderlo perché vorrei giocare un po' a tutta la serie, quindi ecco, il prossimo piace a entrambi. Se lo volete sul canale, mi raccomando, fateci sapere perché piace a entrambi. Sherlock Holmes è una saga meravigliosa. Avete visto che sul canale Sherlock Holmes ci sono 2 serie su 2 giochi recenti, e appunto perché mi piace tanto ho recuperato questa avventura per 360 ed è messa benissimo, pagata poco, quindi tantissima roba, e fateci sapere perché secondo me potrebbe essere un gioco valido. Poi della Frogware, quindi dai, insomma. Questo appunto per collegarci con la Formula 1 Race Stars, un giochino che volevamo portare sul canale. Purtroppo invece ci manca un secondo pad e non possiamo, però diciamo che non volevamo portare una serie, più che altro volevamo portare ogni tanto, così tanto per divertimento, un episodio random, perché sembrava piuttosto interessante e divertente. Magari perché ogni tanto, magari non so, metà settimana portiamo un video un po' così a... L'idea bella era di fare un campionato, tipo una volta a settimana, una gara tra me e lei, e ovviamente anche l'intelligenza artificiale, e vedere chi avrebbe vinto quel campionato mondiale. Era un'idea carina, però che si farà perché appena avremo un secondo pad, che si comprerà perché voglio farlo, anche perché quello che abbiamo adesso di pad purtroppo non so neanche se va perché non ho il filo per caricarlo. Si farà, tenetevi pronti che prima o poi arriverà. Passami anche l'altro, ho fatto un doppio recupero qua, Condemned 1 e 2, una saga tra l'altro bellissimo, con il coso della WWE fantastico. Wrestling, è stata cambiata la custodia. Sì, l'ho cambiata io perché era messa un po' male quella di prima. Vabbè, questo basta staccarlo, non è un problema. Comunque, saga che sembra tanta roba, e io ho detto, ma sai che c'è? Amiamo entrambi gli horror, recuperiamocela magari in un futuro. Si può sempre portare, perché comunque Condemned ne ho sempre sentito parlare bene. È una saga storica per Xbox, perché diciamo che no, comunque non so se era esclusivo, non mi ricordo. Sai che non mi ricordo, vabbè, comunque abbiamo tanti titoli da recuperare, principalmente horror, e appunto perché non portarli sul canale? Magari anche voi volete guardarli, non li avete mai giocati, o comunque li avete giocati, vi interesserebbe vedere la prospettiva da un'altra persona. Esatto, perché no? Adesso voglio fare l'introduzione. Gli ultimi 2 giochi di questo episodio. Uno, vabbè, è un gioco iconico perché insomma capirete che sarà l'ultimo. Il penultimo è un gioco di corse. Quando ero bambino mi piaceva un botto e ci giocavo tantissimo, e tra l'altro ho recuperato in un lotto praticamente a costo zero e vale, non dico tantissimo, però sui 20 euro lo trovate. Sì, e questo qui è Blur ed è un titolo per l'epoca fantastico. Io me lo ricordo, ci passavo le ore, bellissimo, uno spettacolo. Magari si potrebbe fare un prova e fuggi retro, si riprova la nostalgia passata. Infatti in questi giorni sto giocando pure a FIFA 16, stupendo, e tra l'altro vabbè, che mi fa venire la depressione giocando a FC, molto la depressione. Comunque passiamo all'ultimo. Questo è importante anche per me, nonostante sia suo. Silent Hill Downpour, ovviamente chiuso perché insomma ragazzi, io questo qui non potevo non chiuderlo perché è messo anche benissimo. E
Che dire? L'hai preso? Quanto? L'ho preso a 40... Oddio, non mi ricordo. No, 35, una roba del genere. Su Vinted, ovviamente, perché in altri posti non lo trovi a 35. Invece su Vinted magari Si può anche trattare. hanno prezzi più bassi, perché è la sagra della svendita alle volte. E quindi, insomma, Silent Hill Downpour, tantissima roba come recupero. Non so come gioco perché non ne hanno parlato. Benissimo, però comunque fa parte di una saga storica che secondo me andrebbe comunque acquistato. E appunto fateci sapere, perché adesso vabbè uscirà il remake del primo fra un anno, 2, non lo so quando. Mi sembra fra 2 annetti. Fra 2 annetti. Abbiamo fatto la serie sul 2. Hai fatto. È vero, però ne parlavamo mentre che la facevo. Sì, davo anche dei consigli nel mentre. Perché pure tu ci hai giocato e l'hai finito. Sì, sì. E io al momento ho il 3, ho il 4, ho Downpour, Homecoming, e a ottobre ci arriverà F. Cosa ci manca? Ah sì, quello per PS Vita, ma è introvabile. Quello costa, cioè, assurdo. No, veramente no. A dei prezzi allucinanti. Per me può rimanere dove è. Mi dispiace, almeno che io non diventi ricca. 100 allora, euro costa. In quel caso. Ma anche di più, ho visto gente che lo vende pure a 180. Sì, e comunque PS c'ha Vita è... un botto di mi piace. Poi vabbè, anche PS Vita che non è che rende le cose facili, anche giochi in croce. Appunto. Però insomma, ragazzi, Silent Hill è una serie che obiettivamente ho finito solamente il secondo, dico la verità, perché il primo per me era ingiocabile qualche anno fa, lo è ancora. Il primo PS1, ragazzi, ora come ora, cioè sfido chiunque, a chi non l'ha giocato all'epoca, a giocarlo ora. Però ti posso dire che come retro gaming Silent Hill 1 è molto più giocabile rispetto tipo a Dino Crisis, che lo volevamo giocare insieme, sì. Ma cioè è impossibile. Io in primis non riesco, motivo per cui voglio un remake. Ma infatti io ho provato a giocare alla remastered perché io ho anche la remastered del Silent Hill 2 e 3. Oddio no, 1-2 scusate. E ho provato a giocarlo con la remastered, ma niente, proprio non più forte di me. L'unico che sono andato avanti un pochino è Homecoming sono andato avanti un po', però è un gioco buggato all'ennesima potenza. Mi sono buggati 5 salvataggi, ho smadonnato, una volta ho rotto anche un joypad, quindi va bene così, direi. Fablin era arrabbiato. Sì, perché io giustamente all'epoca che giocavo tutto a difficoltà massima e c'era il boss, ho sconfitto il boss dopo 50 tentativi. Esco di casa, spengo la play, cazzo, il salvataggio manuale, mi ero dimenticato. Bravissimo, sei un genio. Sono tornato, accendo, mi riparte la boss fight, faccio no vabbè, non ce la posso fare. Poi ho ricominciato, difficoltà facile, però si è buggato il salvataggio. Oddio, non può avere fine questa c'era un nemico che era sopra, io ero già sotto, perché tipo ero nei tunnel, sì. Tipo sotto, come si chiama, le fogne, e il nemico era sopra. Solo che se non moriva il nemico io non potevo andare avanti. Il problema è che non potevo più ammazzarlo. Quindi non potevi nemmeno caricare il salvataggio precedente. Sparavo contro il muro, ma c'era proprio buggato in mezzo al muro. Quindi a una certa hai detto, senti, a posto così. Sì, esatto. Che dire, direi che per questo mio primo episodio può essere tutto. Ragazzi, fateci sapere cosa ne pensate di questa serie, delle cose che abbiamo recuperato, sia mie che sue. Se volete vedere qualcosa sul canale. Sì, mi raccomando, fateci sapere pure quello. E questo è tutto. Vi ringraziamo molto. E alla prossima. E ci becchiamo appunto alla prossima. Ciao. Ciao ragazzi.